Lezione 1, accessory per un evento. Adoro questa boutique. La selezione è fantastica. Assortiment. Penso c'è una collana vistosa in una pochette sarebbe perfetta. Sembra una combinazione perfetta. Una collana importante può impreziosire qualsiasi outfit. Isoto. Egiange un tocco di eleganza e personalità. Hai in mente un outfit specifico per l'evento? 4. Ho intenzione di indossare un semplice vestito nero. Questa sì che è una scelta classica. La collana si distinguerà davvero. Sono d'accordo. La pochette dovrebbe abbinarsi bene ai gioielli. Dovremmo cercare una borsa con qualche dettaglio metallico. 4. Questo completerebbe magnificamente l'intero look. Non vedo l'ora di aiutarti a trovare gli accessori perfetti. Grazie. La tua opinione è molto importante per me. Credo che gli accessori siano importanti tanto quanto l'outfit in sé. Assortiment. Dimostra attenzione ai dettagli. Vediamo se riusciamo a trovare anche un paio di orecchini abbinati. Ottima idea. Un set completo sarà ancora più bello. Posso già immaginare quanto sarai fantastico. Grazie. Spero di brillare all'evento. Insieme creeremo un look favoloso per te. Lezione 2. L'importanza del sostegno finanziario nello sport. Guardare questi atleti è fonte di ispirazione. Lo è davvero. Molti di loro sono incredibilmente talentuosi. Tuttavia, mi chiedo quanti di loro abbiano difficoltà finanziarie. Questa è una buona osservazione. Senza sostegno finanziario, molti non potrebbero permettersi di formarsi. Esatto. Allenarsi e partecipare a eventi internazionali può essere costoso. 4. I costi per l'allenamento, l'attrezzatura e il viaggio aumentano rapidamente. È un peccato che le barriere finanziarie possano limitare le opportunità. Assortiment 4. Gli atleti senza supporto potrebbero perdere la possibilità di realizzare i loro sogni. Sponsorizzazioni e sovvenzioni possono fare un'enorme differenza. Sono davvero. Questo tipo di supporto permette agli atleti di concentrarsi sul loro allenamento. E i programmi comunitari? Pensi che siano utili? 4. I programmi locali possono fornire risorse e tutoraggio. Mi piace il modo in cui le comunità possono promuovere i giovani talenti. Crea un senso di appartenenza e motivazione negli atleti. Pensi che si dovrebbe sensibilizzare maggiormente su questo tema? Certamente. Evidenziare questi fatti può incoraggiare il sostegno. Insieme possiamo impegnarci per un finanziamento migliore nello sport. 4. Ogni atleta merita la possibilità di brillare sulla scena internazionale. Ecco a voi il nostro sostegno per i futuri campioni. Lezione 3. Salt alimentari sani. Ho cercato di ridurre il consumo di cibi lavorati e di aggiungere più frutta e verdura. Questa è una mossa intelligente. Stai notando qualche cambiamento?
Sì. Mi sento più energico durante il giorno. Fantastico. L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel nostro stato di animo. Assolutamente. Ho anche notato che dormo meglio. Questo è un beneficio meraviglioso. Che tipo di frutta e verdura ti piace mangiare? Adoro i frutti di bosco e le verdure a foglia verde. Sono così versatili. Sono di accordo. Lo bec sono deliziosi nei frullati nei fiocchi di avena. Sì, le verdure a foglia verde possono essere aggiunte alle insalate o ai frullati. Hai provato a sperimentare ricette diverse? Sì. Ieri sera ho preparato un soffritto con varie verdure. Sembra delizioso. Lo verger salted in padella sono un ottimo modo per utilizzare lo verger. Lo sono. Ho aggiunto anche un po' di tofu per le proteine. Sembra un pasto equilibrato. Hai intenzione di continuare con questa tendenza? Certamente. Voglio esplorare più opzioni a base vegetale. Un obiettivo fantastico. Può essere divertente scoprire nuovi cibi. Non vedo l'ora di vedere come il mio corpo risponderà a questi cambiamenti. Credo che col tempo ti sentirai ancora meglio. Alla nostra salute e a fare scelte alimentari intelligenti. Lezione 4. Conclusion della serata. Mi sono divertito tantissimo stasera. Anch'io. È stato bello rivedere tutti. Mi sento così rilassato in questa stanza accogliente. 4. L'atmosfera è perfetta per un ritrovo. Adoro la musica soft in sottofondo. Aggiunge un tocco gradevole all'atmosfera generale. Spero che anche tu trascorra una splendida serata. Grazie. Ho intenzione di leggere un po' prima di andare a letto. Sembra delizioso. Che libro stai leggendo in questo momento? Sto leggendo un romanzo giallo. È davvero avvincente. Mi piacciono i bei gialli. Ti tengono con il fiato sospeso. 4. Non vedo l'ora di vedere come si evolverà. Bene, ora dovrei tornare a casa. Buonanotte. Buonanotte. Buon viaggio di ritorno. Grazie. Spero che la vostra piacevole serata sia piacevole. Lo farò. Ci vediamo presto. Certamente. Non vedo l'ora del nostro prossimo incontro. Lezione 5. Sostenere la comunità degli anziani. Ho riflettuto su come le persone anziane in pensione spesso affrontino difficoltà finanziarie. 4. È vero. Molte persone anziane non hanno molta possibilità di guadagnare molti soldi nuovi. Il pensiero dell'insicurezza finanziaria può essere stressante per loro. Assolutamente. È importante fornire supporto e risorse. Cosa pensi che possiamo fare per aiutarti? Potremmo organizzare workshop sulla stesura del budget e sulla pianificazione finanziaria. È un'idea fantastica. L'istruzione può aiutarli a gestire meglio le proprie finanze.
potremmo anche invitare esperti locali a condividere consigli. Sì. Le opinioni dei professionisti sarebbero inestimabili. Inoltre, potremmo creare un gruppo sociale in cui possano entrare in contatto. Ciò contribuirebbe a ridurre la solitudine e a favorire le amicizie. 4. L'interazione sociale più migliore notevolmente il loro benessere. Hai preso in considerazione anche attività che promuovono la salute fisica? Certamente. I corsi di ginnastica possono mantenerli attivi e coinvolti. È meraviglioso come possiamo supportare la loro qualità di vita complessiva. 5. Ogni piccolo sforzo conta per fare la differenza. Non vedo l'ora di vedere come verrà accolto il nostro workshop. Anche insieme possiamo avere un impatto positivo sulla nostra comunità. Ecco come aiutare gli anziani a sentirsi apprezzati e supportati. Lezione 6. Piani giornalieri. Credo che iniziare la giornata con un caffè faccia sicuramente la differenza. Sono d'accordo. Mi dà l'energia necessaria per affrontare la giornata. Allora, qual è il tuo programma per oggi? Ho alcune commissioni da sbrigare e poi un po' di leggere da leggere. Sembra produttivo. Cosa stai leggendo? Mi sto immergendo in un nuovo romanzo storico. Adoro la narrativa storica. Mi sembra di viaggiare indietro nel tempo. 4. Ti trasporta in epoche e luoghi diversi. Hai delle commissioni specifiche da sbrigare? Devo fare la spesa e andare all'ufficio posteo. Sembra fattibile. Potrei accompagnarti a fare la spesa. Sarebbe fantastico. Sempre più divertente in compagnia. In più, posso aiutarti a portare le borse. Lo apprezzo. Tendo a comprare più di quanto pianifico. Questo è il bello di fare la spesa. Non sai mai cosa potresti trovare. Esatto. A volte scopro nuovi ingredienti da provare. Non vedo l'ora di scoprire cosa scopriremo oggi. Anche finiamo al caffè e cominciamo. Vi auguriamo una giornata produttiva e piacevole. Lezione 7. Consigli per l'addestramento degli animali domestici. È importante ridurre al minimo le distrazioni durante l'addestramento degli animali domestici. Vero. Li aiuta a concentrarsi sul compito da svolgere. Ma cosa succede se il mio animale domestico è testardo e non ascolta? Gli animali domestici testardi possono essere una vera sfida. La pazienza è fondamentale. Sono d'accordo. A volte mi sento frustrato quando ignorano i comandi. Capita a molti proprietari di animali domestici. La coerenza più davvero aiuta. Sì. Se ripeto i comandi alla stessa ora ogni giorno, potrebbe funzionare meglio. Esatto. La routine più rende più facile l'apprendimento. E le ricompense? Pensi che siano efficaci? Accessorizing 4. Il rinforzo positivo è un ottimo motivator. Io uso i dolcetti,
Ma mi chiedo se anche i giocattoli funzionerebbero. I giocattoli personal sicuramente rappresentano una buona ricompensa, soprattutto per gli animali domestici Cercherò di giocosi. usare sia dolcetti che giocattoli durante le sessioni di addestramento. Questo è un approccio intelligente. Mescolare le cose rende il tutto più interessante. Quanto dovrebbe durare ogni sessione di allenamento? Spesso sono più adatte sessioni brevi, della durata di circa 10-15 minuti. Sembra fattibile. Voglio che l'addestramento continui a essere divertente per il mio animale domestico. 4. Un animale domestico felice ha maggiori probabilità di imparare in fretta. Apprezzo i tuoi consigli. Li metterò in pratica a partire da domani. Lezione 8. La scoperta del gem locali. Ci sono altri tesori nascosti che dovrei visitare? Assolutamente. Dovresti dare un'occhiata al quartier di Trastevere. Ne ho sentito parlare benissimo. Cosa lo rende speciale? È nota per le sue strade affascinanti e la splendida architettura. Sembra delizioso. Adoro esplorare quartieri unici. I ristoranti locali sono alcuni dei migliori piatti della cucina italiana. Ora mi hai fatto venire fame. Hai qualche consiglio specifico? Devi assolutamente provare la pasta della trattoria da Enzo. Lo aggiungerò alla mia lista. Cos'altro dovrei vedere a Trastevere? La chiesa di Santa Maria in Trastevere è stupenda. Adoro i siti storici. Ci andrò sicuramente. Inoltre, la zona offre del grazioso piazze da rilassarsi e osservare la gente. Sembra il posto perfetto per rilassarsi. 4. Portate la macchina fotografica. Il panorama è mozzafiato. Lo farò. Non vedo l'ora di catturare la bellezza della città. Organizziamo insieme una giornata alla scoperta di Trastevere. Sarebbe meraviglioso. Alla scoperta di tesori nascosti. Lezione 9. Definire obiettivi personali. È un impegno notevole quello che ti stai assumendo con il tuo nuovo progetto. 4. Reach molta dedizione. Tu. Sto anche affrontando una nuova sfida. Cosa speri di realizzare durante il tuo periodo di formazione? Spero di sviluppare le mie competenze e di avere un impatto positivo. È ammirevole. Su quali competenze specifiche ti stai concentrando? Voglio migliorare le mie capacità di leadership e di communication. Sono qualità essenziali. Come pensi di svilupparle? Cercherò workshop e opportunità di volontariato. Questo è un ottimo approccio. Imparare attraverso l'esperienza è inestimabile. 4. Inoltre, mi permette di conoscere nuove persone e di fare networking. Il networking può aprire molte porte. Mi sto concentrando sul miglioramento delle mie competenze tecniche. Sembra interessante. A quelli ambito della tecnologia sei interessato. Mi sto immergendo nell'analisi dei dati. È un campo in crescita. Assolutamente 4. I dati stanno diventando sempre più importanti in molti settori.
Spero di poter utilizzare le mie competenze per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni informate. An obiettivo che voglio appena raggiungere. Sono convinto che si riuscirà. Grazie. Sosteniamoci a vicenda nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Lezione 10. Pianificare una giornata in spiaggia. Bene, hai qualche idea su dove andare questo fine settimana? Ho sentito grandi cose sulla spiaggia. Sembra fantastico. A quale spiaggia stai pensando? Stavo pensando a quello sul lungomare. Ho così tanto da offrire. È un posto molto frequentato. Quali attività si possono fare lì? Potremmo nuotare, prendere il sole o persino giocare a beach volley. Adoro il beach volley. È sempre un modo divertente per godersi il sole. 4. Inoltre, lungo la passerella si sono autumn bancarelle di cibo. Sembra invitante. Potrei optare per del pesce fresco. Assolutamente 4. Un tacco di pesce in spiaggia sarebbe perfetto. Pensi che dovremmo portare qualcosa di speciale? Forse sarebbe bello avere una borsa frigo con bevande e snack. Ottima idea. L'idratazione è importante quando si è al sole. Dovremmo portare un CCDS drill e umbrellina. Sì. Sarebbe bello avere un po' d'ombra per rilassarsi. Sono emozionata per questa giornata in spiaggia. Anch'io. Sarà una fuga perfetta dalla città. Concludiamo ai nostri piani e raccogliamo tutto CIODCUI abbiamo bisogno. Ecco a voi una giornata piena di divertimento in spiaggia. Lezione 11. Nozioni essenziali per la spesa alimentare. Sono felice che abbiamo potuto pianificare i pasti insieme. Certamente. Apprezzo il tuo aiuto. Ora mi sento più preparato per la spesa. Sono felice di sentirlo. Cosa sigue nella tua lista? Ho prodotti freschi, cereali e alcune proteine. Perfetto. Questi sono gli ingredienti essenziali per pasti equilibrati. Dovrei includere anche degli spuntini? 4. Gli spuntini possono darti energia. Aggiungerò noci e yogurt alla mia lista. Sono del salt eccellenti. Sono nutrienti e gustosi. E le spezie? Pensi che me ne servano? Assolutamente 4. Lo spezie possono arricchire notevolmente i tuoi piatti. Prenderò delle erbe e delle spezie. Danno un sapore incredibile. Esatto. Cucinare diventa divertente con i condimenti giusti. Come ti organizzi mentre fai shopping? Mi attengo sempre alla mia lista e raggruppo gli elementi per season. Questa è una cosa intelligente. Fa risparmiare tempo e riduce gli acquisti d'impulso. 4. Inoltre, mi aiuta a evitare di dimenticare qualcosa di importante. Seguirò questa strategia nel mio viaggio. Fantastico. Farai un figurone. Buon shopping. Grazie. Ti farò sapere come va.
Lesion 12 Nervi pre-gara. Il giorno prima di una gara può essere piuttosto snervante, non è vero? Accessorizing 4 Multi-runner provenal and misto di excitazione e ansia. Mi chiedo come si sentano in questo momento alcuni di questi partecipanti. Potrebbe trattarsi della loro prima gara, c'è potrebbe aumentare la tensione. Sì. La pressione di ottenere buoni risultati può essere intensa. Forse non sono in buona forma a causa dell'agitazione pre-gara. È una possibilità. Potrebbe influire sulle loro prestazioni. Spero che si ricordino di godersi l'esperienza, indipendentemente dal risultato. Giusto. Ogni gara è un'opportunità di apprendimento. Inoltre, l'atmosfera è davvero incoraggiante. Sì. Tutti fanno il tifo per gli altri, il che è motivante. Adoro il senso di comunità che si respira in questi eventi. È stimolante vedere le persone spingersi oltre i propri limiti. Esatto. Indipendentemente dal tempo finale, sono già vincitore. È un ottimo modo di vedere la cosa. Ti sei mai sentito così nervoso prima di una gara? 4. Certo. Ma mi ricordo sempre di concentrarmi sul viaggio. È saggio. Godersi il processo può fare una grande differenza. Facciamo il tifo per tutti all'inizio. Assolutamente sì. Auguriamo a tutti i partecipanti una giornata di gara di successo. Lezione 15. Divertirsi nei giorni di pioggia. Ehi, ti è mai capitato di annoiarti in una giornata piovosa? Certamente. È difficile trovare qualcosa da fare quando il tempo è grigio. Capisco cosa intendi. A volte sembra che la giornata si trascini lentamente. 4. Spesso faccio fatica a rimanere motivato quando sono in casa. Cosa fai di solito per passare il tempo? A volte guardo film o faccio una maratona di serie TV. Questa sì che è una scelta classica. Avete qualche consiglio per un bel film? Di recente ho visto una commedia che mi ha fatto ridere per tutto il tempo. Adoro farmi una bella risata. Qual era il titolo? Si chiamava Grand Budapest Hotel. L'avete visto? Sì. È divertentissimo e ben fatto. Davvero? E tu? Come affronti la noia? Mi piace leggere libri, soprattutto gialli. Sembra intrigante. Hai un romanzo giallo preferito? Adoro gli uomini che odiano le donne. Ne ho sentito parlare molto bene. Dovrei aggiungerlo alla mia lista di letture. Dovresti assolutamente farlo. È un libro avvincente. Un'altra idea per i giorni di pioggia è provare a cucinare qualcosa di nuovo. È un suggerimento fantastico. Cucinare può essere un'avventura divertente. 4. In più, dopo potrai gustare un pasto delizioso. Ecco come sfruttare al meglio le giornate di pioggia con attività divertenti. Lezione 14. Il flop di Fosbury.
Sapevi che la tecnica Fosbury flop è stata introdotta nel 1968? 4. Fu una rivoluzione nel mondo del salto in alto. Esatto. Dick Fosbury ha utilizzato una nuova tecnica che ha rivoluzionato questo sport. Trovo affascinante come l'innovazione di una persona possa avere un impatto su un'intera disciplina. Assolutamente. Prima di Fosbury, gli atleti utilizzavano tecniche tradizionali. Sorprendente vedere la rapidità con cui lo sport si è evoluto dopo il suo successo. Mi chiedo cosa lo abbia spinto a provare qualcosa di così diverso. Di aver avuto molta fiducia nel suo approccio. Certamente. Ci è voluto coraggio per andare contro la norma. Pensi che all'inizio gli altri atleti fossero scettici? Immagino di sì. Il cambiamento può essere difficile da accettare. Ma una volta visti I risultati, probabilmente si hanno ripensato. Sì. Il Fosbury flop è diventato in pochissimo tempo una tecnica standard. Mi piace come l'innovazione possa portare a scoprire rivoluzionari nello sport. Dimostra l'importanza della creatività e del pensare fuori dagli schemi. Istato. Ogni grande atleta, prima o poi, deve accettare il cambiamento. Ecco a voi la celebrazione di coloro che osano essere diversi. Lezione 15, mangiare sano. Stai seguendo un regime alimentare particolare? No, mi sto concentrando solo su un'alimentazione equilibrata. Sembra sensato. L'equilibrio è la chiave per una buona alimentazione. Istato. Cerco di includere una varietà di alimenti nei miei pasti. Cosa ritieni essenziale per una dieta equilibrata? Credo nell'integrazione di frutta, verdura, proteine e cereali integrali. Questa è una base solida. Sai preparare i pasti in anticipo? Certo che sì. Mi aiuta a rimanere incoraggiata durante la settimana. Cosa prepari di solito in anticipo? Mi piace cucinare cereali e arrostarlo verger per preparare pasti veloci. Sembra delizioso. Hai qualche ricetta preferita? Adoro preparare l'insalata di quinoa con tante verger colorate. Sembra rinfrescante. Dovrei provarlo qualche volta. Dovresti assolutamente farlo. È semplice e molto nutrient. Ti concedi mai qualche sfizio? Certo. Credo nella moderazione. È un approccio eccellente. Rende tutto più piacevole. Istato. La vita è troppo breve per saltare del tutto al dessert. Sono completamente d'accordo. Qual è il tuo dolcetto preferito? Adoro il cioccolato fondant. È ricco e appagante. Il cioccolato fondente è un'ottima scelta. Ha anche benefici per la salute. 4. Ecco come gustar cibi sani e spontini deliziosi. Evviva! Continuiamo a esplorare queste opzioni salutari. Lezione 16, prepararsi per l'inverno. Comincia a fare freddo. Oggi il vento è forte.
4. Centoche l'inverno sta arrivando. Ora di vestirsi stretta. Forse dovrei controllare i miei vestiti invernali. Tu hai già pronto il tuo? Certo che 4. Mi preparo sempre in anticipo, così non mi faccio cogliere impreparato. Questa sì che è una strategia intelligente. Qual è il capo invernale che non può mancare nel tuo guardaroba? Una sciarpa coda ed elegante, davvero. Fa davvero la differenza. Anch'io adoro le sciarpe. Aggiungono calore e stile. 2. Qual il tuo capo essenzio per l'inverno? Non posso vivere senza i miei guanti isolanti. Le mani fredde sono la cosa peggiore. Sono completamente d'accordo. Hai mai provato i guanti riscaldati? Non l'ho ancora fatto, ma sono curioso. Funzionano davvero? 4. Sono fantastici per tenere le mani calde. Sembra un investimento che vale la pena fare. Ci penserò. Dovresti farlo. Le avventure invernali saranno molto più divertenti. A proposito di avventure, hai qualche programma per l'inverno? Voglio andare a pattinare sul ghiaccio e magari visitare un mercatino di Natale. Sembrano attività divertenti. Mi piacerebbe molto partecipare. Assolutamente 4. Godiamoci insieme il meglio della stagione inverno. Ecco a voi vestiti caldi ed emozionanti avventure invernali. Lezione 17. L'emozione della corsa. Guardate gli atleti in pista. Sono pronti a sfidarsi. 4. Adoro l'energia che si chi. Così motivante. È affascinante vedere chi riesce a correre più velocemente. Assolutamente. Ogni runner ha la sua tecnica unica. Chissà cosa passerà per la loro testa prima dell'inizio della gara. Immagino che siano concentrati e che visualizzino la loro performance. È probabile. La preparazione mentale è importante tanto quanto l'allenamento fisico. Sia un atleta che ammiri particolarmente. Ammiro molto Usain Bolt. La sua velocità è incredibile. Davvero straordinario. I suoi record sono difficili da battere. E tu? Chi ti ispira nell'atletica? Ammiro Florence Griffith Joyner. Il suo stile e la sua velocità erano ineguagliabili. È stata una vera pioniera. È meraviglioso vedere le donne eccellere nello sport. 4. Le athlete continuano a infringere le barriere e a ispirare gli altri. Spero di vedere dei finali emozionanti nelle gare di oggi. Anche il brivido della competizione è esultante. Facciamo il tifo per loro mentre prendono i loro voti. Lezione 18. Riflessioni sulla carriera. Per quanto tempo hai ricoperto quel ruolo prima di cambiare? In totale ho ricoperto quella posizione per circa 5 anni. È un lasso di tempo considerevole. Cosa ti è piaciuto di più? Mi sono piaciuto molto lo sfide che presentava. Ogni giorno era diverso.
Sembra entusiasmante. Hai acquisito competenze specifiche durante quel periodo? 4. How sviluppato forti capacità di leadership, ed problem solving. Sono preziosissimi. Hai dovuto affrontare sfide importanti? Certamente. Gestire un team può essere a volte piuttosto impegnativo. Immagino. Quali strategie hai usato per superare queste sfide? Mi sono concentrato sulla comunicazione chiara e sulla promozione di un ambiente positivo. Sembra efficace. Una buona dinamica di squadra è essenziale. Lo davvero. Credo che abbia portato a una maggiore collaborazione e a maggiore successo. Cosa ti ha spinto ad andare avanti dopo 5 anni? Volevo esplorare nuove opportunità crescere ulteriormente. È una decisione coraggiosa. Il cambiamento può essere scoraggiante ma gratificante. 4. Sono entusiasta del nuovo che mi attendono. Non vedo l'ora di scoprire dove ti porterà la tua carriera. Grazie. Apprezzo il vostro supporto. Prendiamo a nuova venture. Evviva! Continuiamo a incoraggiarci a vicenda nei nostri viaggi.